Giulio, ti dico subito che cos'è, ok? Così la checklist Hegel H120, eccolo. E quindi però Abbassiamo. Perché lo abbiamo relegato così in basso, poverino? Perché che l'abbiamo ascoltato fino a un secondo fa. abbiamo tolto il Copland e al suo posto abbiamo messo l'Hegel. Tanto esatto. Sempre di paesi nordici si tratta, perché questo è norvegese. Norvegese, ma scaldano tutte e due però. Sì, ma manco troppo. Bene. Bellissimo apparecchio, Sì, è il nostro primo Hegel. Sì. Non il mio, perché io ho scritto del fratello piccolo di questo qui. Il 90 la gallina il 90 canta. la gallina canta. Questo qui è il fratello più grande, però insomma sono abbastanza simili come impostazione progettuale e devo dire sono veramente dei gran begli apparecchi, sì. Moderni, e ancora una volta qui siamo ritornati nella versione un po' combo. Un po' combo, sì, questo fa riflettere un po' sul mercato, no? Perché non è certo il primo apparecchio combo che proviamo, ed è quasi complicato trovare un amplificatore analogico in quanto tale senza null'altro. Va bene, però c'è tanto da dire, quindi seguiteci perché adesso proviamo a descrivervelo. Allora, per descrivere questa linea di prodotti Hegel ci sono diverse cose da dire. E tu hai studiato? Accidenti, ho studiato. Non solo ho studiato, ho anche ripassato. Avevo studiato all'epoca della recensione del 90, però ho ripassato per questo 120. Perfetto. Allora, cominciamo dai dati quelli più diciamo tranquillizzanti e generici. Amplificatore stereofonico integrato in classe AB da una 75-80 watt di potenza per canale. Modulo network, DAC integrato. Modulo network, DAC integrato, assolutamente. Asahi Kasei 4490. Assolutamente sì. E dunque, cominciamo a dire alcune peculiarità. Sì. Allora, con grande dispiacere dirò che non c'è il modulo Wi-Fi. Ah, quanto mi dispiace! Che peccato! Ma quanto sono magari triste. Non c'è neanche il Bluetooth. Ma che tristezza, che tristezza. Vabbè. Però in compenso c'è a bordo l'ultima versione del modulo Libre, che permette a questo apparecchio di fare tante cose interessanti. AirPlay 2, quindi potete fare lo streaming dal vostro cellulare via AirPlay 2, via Spotify Connect. Allora qualcuno però, scusa la piccola parentesi, meno avvezzo al network dice: ma come faccio a fare AirPlay 2 se questo non è Wi-Fi? Lo fai perché è collegato via cavo a un router che poi fa il collegamento via Wi-Fi al cellulare. Esattamente. Ok, perché io ho sentito anche qualcuno che diceva: ma se non è Wi-Fi non lo posso collegare. No, lo puoi collegare lo stesso, perché la parte radio la fa il modem router e poi il modem router si collega via cavo all'Hegel. Quindi sia ben chiaro, questo amplificatore dietro ha un classico connettore RG45 per il collegamento cablato verso il router, verso la LAN domestica, sia direttamente collegato al router o sia collegato ad uno switch, ma insomma comunque sempre di cavo fisico si parla. Quindi se bisogna collegarlo deve stare vicino a un qualcosa che abbia un vicino, uno switch o relativamente, perché ricordiamo sempre che il diciamo massimo teorico della lunghezza di un cavo Ethernet è 90 metri. Insomma, 90 metri riuscite a farlo passare attraverso tutti gli zoccolini intercapedini, dietro ai muri, dietro ai tavoli, per non far arrabbiare nessuno, quindi insomma ce n'è. Volere e potere, caro. Assolutamente. Mediante un aggiornamento firmware che abbiamo fatto di questo apparecchio, che gestisce gli aggiornamenti firmware over the air, OTA, quindi direttamente... Come parli bene? Over the air li chiamano. Quindi semplicemente dal menu a cui si accede attraverso il display, lui ti dice sì, c'è un aggiornamento firmware, oppure glielo puoi dare sotto forma di file, ma è talmente comodo in questa maniera che non c'è veramente nessun bisogno. Abbiamo fatto l'aggiornamento firmware e questo ha portato a farlo diventare un apparecchio room ready, per cui nella lista degli audio device su Roon compare
l'Hegel H120. Ecco, per rispondere a qualcuno, molto presto parleremo di Roon, perché noi lo diamo per scontato, perché ci lavoriamo insieme da quando è uscito. Esatto, da almeno 5 anni, se non 6 anni, Sì, quindi sì. noi lo diamo per scontato, ma mi rendo conto che molti di voi... Sì, infatti c'è stata un commento, anzi a proposito, ci scusiamo, ma noi abbiamo fatto un aggiornamento del nostro account YouTube per cui le risposte che avevamo dato ai commenti sono in larga misura sparite. Esatto. Dicevo, qualcuno ci ha chiesto di fare un video su Roon e veramente siamo un po' caduti dal pero, perché ci sembra una cosa talmente, che ne abbiamo parlato talmente tante volte che sembrava inutile, Però lo dobbiamo ci, fare. ci torniamo senz'altro. Okay. Dunque, compatibilità UPnP. Posso dire una cosa, Sì. Giulio? I nostri follower lo apprezzeranno. C'è anche la possibilità di collegarsi via indirizzo IP con una interfaccia Web di rete con il computer, e noi abbiamo anche fatto questo e Sì. abbiamo provato poi a fare la software update in quel modo, e si può fare anche in quel modo lì. Dicevo, compatibilità piena con UPnP. Questo è interessante perché Hegel non mette a disposizione la app come fanno in tanti, ma Hegel è partner di mConnect, Converse Digital, che è un'applicazione che funziona benissimo, gratuita nella versione light, a pagamento pochi spicci nella versione senza pubblicità. Già la versione light funziona perfettamente, e con mConnect il tutto funziona splendidamente. Attenzione, con mConnect che cosa succede? Che mConnect fa da telecomando, non fa lo streaming lui verso l'amplificatore. Quindi se voi state su mConnect, selezionate come sorgente Qobuz, Tidal, Spotify, il telefonino fa soltanto da trasmettitore della richiesta del brano, che poi invece viene inviato in streaming direttamente dalla rete, dal server di rete. Quindi non dovete pensare che mConnect sta trasmettendo, perché non è così. Così come Roon non sta trasmettendo il telefonino, sta trasmettendo il server, detto anche Roon Core, che sta sulla rete. Bene, quello che mi piace tanto di questo amplificatore è questa versione, poi anche nello sventramento lo vedremo, di non solo una sorta di rivisitazione della controreazione, ma anche un'alimentazione particolare che vede la stabilizzazione dei rami di driver, quindi chi è un po' più tecnico lo capirà che è veramente una grande chicca. Sì. Il progettista degli Hegel è un signore che si chiama Bent Holter, ed è in pratica l'inventore, un po', insomma, a lui si deve questo particolare tipo di circuitazione che si chiama Dual Sound Engine, quindi è questa sorta, la spieghiamo meglio poi nella fase dello sventramento, questa sorta di, chiamiamola, controreazione rivisitata, e della miriade di piccole chicche tecniche che ci sono, ad esempio la doppia alimentazione con due sezioni completamente separate, insomma ci sono tante raffinatezze. È veramente un apparecchio, lo possiamo dire, che non è il solito apparecchio, il solito integrato con il solito modulo network, ma all'interno ci sono davvero non solo delle chicche tecniche molto interessanti, ma una visione di insieme molto buona, molto bella ed un po' diversa dal solito, quindi chi compra un Hegel sta comprando qualcosa di esclusivo. Io con la coda dell'occhio, senza darlo a vedere ai nostri follower, ho controllato la checklist nella quale per ora ci è sfuggito un particolare. Dai, diccelo. Quanto costa? Costa 2.890 euro. Esatto. Giusto? Che è giusto inquadrarlo questo numero, tenuto conto che la Hegel progetta in Norvegia, realizza in Estremo Oriente, quindi esiste comunque un'economia di scala che la Hegel fa esternalizzando la produzione in Asia. Certo.
Però è pur vero che dentro questo amplificatore, come abbiamo accennato e come poi faremo vedere dopo nello sventramento, ci sono una quantità di contenuti extra dal punto di vista della tecnologia che secondo me abbondantemente giustificano il prezzo a cui viene messo. Sì, poi magari questo è il prezzo di listino, poi magari lo street price è un po' più basso e diciamo lo rende. Tra l'altro dobbiamo pensare che buona parte degli amplificatori di questa fascia di prezzo e un po' di meno non hanno il modulo amplificatore in classe AB, ma ce l'hanno in classe D. Non entriamo nella diatriba perché poi certo, sinceramente a me soddisfano entrambi, però per chi è più per chi ama di più la classe AB questa è sicuramente una scelta, non voglio dire obbligata, però per questo prezzo. Assolutamente. Poi c'è un altro aspetto che anche questo è per me fondamentale e mi è carissimo, è anche un ottimo amplificatore cuffia. Spiritoso. Sì, comunque dispone dell'uscita cuffia. L'amplificatore cuffia è molto figo perché è fatto attraverso lo spillamento, chi lo sa se si dice così, del segnale dei pre-driver prima di andare ai transistor finali, quindi ha una capacità di pilotaggio molto importante e veramente interessante. Io l'ho provato quando Giulio non c'era e mi è piaciuto moltissimo. Perfetto. Ultima cosa che magari interesserà pochi, però come dire testimonia un po' la complessità del progetto, la compatibilità con il protocollo Control 4 per l'home automation. Per l'home automation, sì, che in alcuni casi è richiesto ed è poi una leva di vendita, no? Perché certo, quando tu fai un'automazione, un amplificatore non compatibile con Control 4 non lo vendi. Giusto. Va bene, mi sembra che abbiamo detto abbastanza, ma non tutto. Ma l'unica cosa che ci siamo dimenticati, che poi magari uscirà dallo sventramento, è il fattore di smorzamento 2000, che è un numero mostruoso, quindi sarà in grado di pilotare quasi anche i sassi, perché 2000 significa una capacità di pilotaggio enorme e infatti ce ne siamo accorti. Ma la checklist diceva un'altra cosa, cioè? E facciamo pubblicamente, pubblicamente, sì, vai, ma l'avremmo dovuto dire nel teaser. Sì. Ah, vabbè, sì, subscribe, campanella. Tanto nel teaser è venuto fuori lo stesso, non vi preoccupate. Allo sventramento. A dopo. Caro Giulio, ci troviamo di fronte all'Hegel 120, il primo prodotto Hegel che proviamo. Sapevo che erano dei prodotti costruiti benissimo, devo dire che hanno superato ampiamente le mie più rosee e pallide aspettative. La prima cosa che balza all'occhio è il doppio trasformatore toroidale. Che possiamo dirlo? Corrisponde alla loro come si dice, tecnologia proprietaria che si chiama Dual Power. Esattamente, quindi questo qui fa sia i circuiti di servizio che il DAC che i circuiti di preamplificazione. E infatti vediamo che i cavetti che escono dal lab vanno a preamp. Esatto. Invece questi verdi, che sempre escono dal trasformatore toroidale più piccolo, finiscono nella scheda di rete DAC e di connessione solamente Ethernet digitale, che però poi lo diremo meglio, fa sia AirPlay 2, giusto? Sì, AirPlay 2, Spotify Connect e quant'altro. È la scheda Libre che abbiamo già incrociato in altre realizzazioni. Esatto. Ecco, questo è il ponte raddrizzatore per questa scheda, vedete, ponte raddrizzatore e condensatore di filtro separati. Esatto. Questo è il relay che serve per accendere tutto l'ambaradam, tutto l'amplificatore. Ok. Questo è il trasformatore toroidale principale, che è ancora calduccio perché non abbiamo ascoltato da poco, che come possiamo vedere ha 2 rail. Esatto, bravo Giulio, che poi finiscono. Io sto seguendo i rail e che finiscono qui. Esattamente, 2 ponti raddrizzatori, 4 condensatori di filtro, 2 e 2. Questi sono i relè dei diffusori. I condensatori di filtro che dovrebbero essere marchiati, io non lo vedo. Aspetta che te lo giro, lusso, marchiati Hegel. Esattamente. Audio grade,
molto belli, RK48 molto molto belli. Transistor finali 1, 2, 3 e 4. I transistor driver sono questi 1, 2, 3 e 4. Questi sono i transistor di preamplificazione. La costruzione è fatta in modo molto ordinato ed estremamente convincente. Questo è il sensore termico, eccolo qui. Sì. Display OLED sta qua dietro. Display OLED monocromatico a caratteri bianchi, molto ben leggibile. Molto ben leggibile, pulsante di alimentazione che è sotto il display. Che è vero che è un po' scomodo, però in realtà neanche troppo, perché i piedoni in gomma su cui appoggia tutto l'apparecchio sono sufficientemente alti per consentirti di mettere la mano sotto, e quindi tutto sommato ci si agisce abbastanza facilmente. La costruzione è intelligente e interessante, perché come potete vedere la scheda, chiamiamola network barra DAC, è eventualmente sostituibile, perché basta svitare queste viti 1, 2, 3, 4 e le viti dei connettori sul pannello posteriore, e la scheda si toglie ed eventualmente si può sostituire con un'altra scheda. Questo è molto buono sia per il servizio che per un eventuale upgrade, che non so se Liger vorrà mai fare. A me una cosa che è piaciuta particolarmente è la disposizione dei morsetti dei diffusori, che sono posti in questa maniera, che è molto comoda, Sì. specialmente se uno sta utilizzando i connettori a forcella, perché non c'è il rischio di contatti accidentali. Questo è una cosa interessante. Facciamo vedere Lato connessioni, eccolo qua. Abbiamo gli ingressi bilanciati e gli ingressi sbilanciati, e poi abbiamo un line output variabile, quindi assoggettato al volume. Qui ci sono i relè di selezione degli ingressi 1, 2, 3, 4 e 5, soluzione molto buona, piuttosto costosa, ma quella migliore dal punto di vista delle prestazioni. E quindi dimmi Giulio, io ancora sì. Scusa, Prego. considerazioni sul fronte delle connessioni digitali. Come vedete ci sono ben 3 ottici, poi c'è un coassiale, SPDIF, l'USB e la porta di rete network. Non c'è, ricordiamolo, il wifi, perché Hegel non lo prevede. E questo mi piace. Io mi taccio, diciamo, sapete come la penso. Non il posso. Bluetooth, Giulio? Allora, il modulo Bluetooth, Perché Libre fa anche Bluetooth. dunque il modulo Bluetooth io suppongo che no, dunque, perché Libre viene utilizzato per l'AirPlay. Giusto, scusate, Esatto. Cari nostri follower, ma No, non no, certo, viene utilizzato per l'AirPlay e per Spotify Connect. Ok, quindi non ha Bluetooth. Direi di no, però come dire, lo confermiamo dopo. Dunque c'è un'ultima cosa che vorrei dire. Hegel è in qualche maniera come dire, caratterizzata dalla disponibilità di alcune tecnologie proprietarie. In particolare la cosa che è piuttosto interessante è questa che loro chiamano Sound Engine. Sostanzialmente si tratta di un sistema dove c'è un controllo che viene effettuato da quello che loro chiamano analog computer, un computer analogico, che fa una comparazione tra il segnale in ingresso e il segnale in uscita dallo stadio di amplificazione in tensione. Qualora questo analog computer rilevasse una differenza, che viene interpretata come distorsione, viene invertita di fase e viene riposizionata in ingresso. È un po' la definizione della controreazione. Però è una controreazione dinamica che loro chiamano Adaptive Feed Forward Technology. Ok. La cosa interessante è che mediante questo tipo di tecnologia loro sostengono di arrivare a minimizzare la diciamo distorsione di incrocio, Sì. della tipica, diciamo, di un amplificatore in classe AB quale è questo. Ma l'altra cosa molto interessante è che arrivano a un dato di fattore di smorzamento
assolutamente pazzesco, cioè 2000. Caspita, 2000 è un valore. Ma puoi dirmi qualche cosa, puoi dirci qualche cosa in merito a questo? Il fattore di smorzamento in pratica indica quanto l'amplificatore riesce facilmente a controllare e a pilotare le casse. È la differenza tra la misura che si fa con il segnale con le casse collegate o con le casse scollegate. La differenza che c'è in tensione tra l'uno e l'altro fa il fattore di smorzamento. Nel caso di 2000 è un fattore di smorzamento spaventoso, e quindi significa che il segnale con il carico delle casse è molto simile a quello senza, e quindi significa che questo amplificatore ha una capacità di pilotaggio enorme, e questo poi ce ne siamo accorti in sede di ascolto, in sede di ascolto, perché sinceramente è un 2x75 watt, ma sembra che abbia molti più muscoli di quanti non sia dato pensare per i dati di targa. Assolutamente. Okay? Va bene, io direi che richiudiamo il tutto e ce ne torniamo in sala d'ascolto. Non è un amplificatore col quale rilassarsi, nel senso che è bello, energico, sì. Non è che ti siedi e dici mo mi faccio una pennichella, sì. Tutt'altro, un suono moderno, accattivante, ritmico, molto interessante come prodotto. Che ben si adatta, questo è un consiglio per gli acquisti, al recente disco dei Depeche Mode, mia grande passione, e che ho trovato per certi versi anche molto bello. Però abbassiamo un pochettino. Abbassiamo ancora, sì. Ancora. Allora, alcune considerazioni che credo fino adesso non abbiamo fatto. A me esteticamente questi Hegel piacciono tantissimo. Sono talmente, come posso dire, scarni, 2 sole manopole, il display al centro, e questo design giocato soltanto su una cosa che io l'ho trovata geniale, cioè l'inspessimento del pannello frontale, che ai bordi display, è più piccolino, è più stretto, e al centro è un po' più spesso, e che quindi va rastremandosi sui 2 lati. Elegantissimo. Una scritta Hegel sopra, piccolo volume e sorgente e basta. Bello, a me devo dire è piaciuto molto, e tra l'altro convivendoci ritiro quanto ho detto prima sulla scomodità del tasto di accensione, perché obiettivamente ci si arriva molto bene. È un pulsante, dai. Interessante il fatto che supporta lo Wacom LAN, per cui se tu lo fai, se stai in stand by, senza bisogno di configurarlo, perché so che hai qualche problema. Io ho qualche problema, diciamo, su questo aspetto, ma se tu stai con l'amplificatore in stand by e gli mandi via AirPlay o via Spotify o quello che sia, pluf, lui sale su e si accende. Quindi molto comodo. Molto comodo. Quello che francamente ho, come dire, si è scontrato un po' con una mia certa pigrizia è stata l'utilizzazione di questo amplificatore sugli ingressi che non fossero quello network. Cioè sì, nel senso, allora non c'è un prefono, quindi non ho potuto utilizzare il giradischi. E per il resto questo è un sistema che è autosufficiente. Ah certo, ho capito che vuoi dire, sì, come tutti gli amplificatori col modulo network finisci per usare solo quello. Ora certo. È vero che si può obiettare un DAC più prestante come può essere la scala MK2, certo, aggiunge quel tantinello in più, come del resto è facile immaginare. Però è anche vero che un amplificatore del genere secondo me non è pensato per... Però ci si può collegare anche il televisore. Sì. E questo è tutto un altro discorso. Magari non ha l'ingresso HDMI e quindi non ha le ARC, quindi il volume bisogna farlo, però insomma ci si possono collegare anche altre sorgenti digitali oltre alle normali sorgenti analogiche. Certo, nel nostro
punto di vista oramai il CD ha pochissimo senso io sono anni che non lo uso più e oramai è tutto network per noi. Sì. Però è anche vero che ci sono persone, ce ne siamo accorti, che hanno ancora CD, persone che ci vogliono collegare il televisore, e con questo l'unica cosa è che non hai il fono, quindi ha bisogno di un ingresso fono, di un prefono, di un prefono. Un'altra cosa che non abbiamo detto, mi pare, è la compatibilità MQA, che non c'è, e personalmente non, diciamo, la cosa mi tange poco, mentre invece, attenzione, per quanto attiene il DSD viene ricampionato in PCM. Ok. Quindi diciamo la gestione del DSD nativo non c'è, di fatto. Però è anche vero che per 2.890 euro di listino portiamo a casa un amplificatore con un damping factor di 2000, un suono che poi lo dettaglieremo meglio, sì. È veramente un bel suono, con un modulo network, un modulo DAC, poi se vuoi un DAC decisamente migliore te lo compri esterno. Anche perché c'è da dire una cosa per quanto riguarda il DAC, che curiosamente la connessione DAC USB gestisce il 44.1 e il 96, quindi se io ci collego un PC gestisce 44.1 e 96. Contrariamente invece al modulo Ethernet, al modulo network, che gestisce fino a 192 kHz. Quindi ecco, forse potrebbe essere, come posso dire, oggetto di qualche perplessità da parte di qualcuno che magari dice sì, ma il modulo cioè l'ingresso USB non gestisce frequenze di campionamento particolarmente elevate. È un dato. Io gli risponderei che l'80% della musica al massimo è 96-24, questa è la risposta che gli darei, ma insomma, poi per carità, va bene. Ognuno è liberissimo. Anche perché conta il suono, non conta... Parliamo di suono. E allora, a me, devo dire, ha soddisfatto molto. Quello che trovo singolare, e questa è una cosa che ho scritto anche in occasione della recensione del Fratello Piccolo, ma direi che si adatta questo ragionamento anche sul grande. Loro, tra le loro tecnologie che, come dire, pubblicizzano sul loro materiale illustrativo, parlano di organic sound. Ora, a me, devo dire, il concetto di suono organico viene più da attribuirlo a un amplificatore a valvole, ad un amplificatore, insomma, con una sonorità un pochino diversa da questo qui, sì. Che è un amplificatore per certi versi stentorio nella sua proposizione della musica. È un amplificatore molto solido, un amplificatore che ha verve, che ha spinta, e con questo non voglio dire che sia un amplificatore poco dettagliato, poco delicato, però questo concetto di organico, o forse io lo interpreto in una maniera differente rispetto a come lo interpretano i progettisti della Hegel. Detto questo, secondo me è un suono del quale non si può, come posso dire, rimanere indifferenti né insoddisfatti quanto a corpo, pienezza, verve, velocità, senso del ritmo, è come se fosse un ragazzo pieno di energia. Sì. Ecco, se esatto. Dovessi fare un parallelo, piuttosto di un giovane elefante che si muove in modo molto aggraziato, cosa che potrebbe essere un amplificatore a valvole magari, sì. Questo è un ragazzino che ha già fatto 4 giri intorno al piccolo elefante e si è fermato a dire vabbè andiamo veloce, e quindi è il classico taglio moderno di amplificazione che è molto molto soddisfacente, e devo dire mi sembra suoni anche meglio di quanto costa, ecco. Sì, tra l'altro la sua capacità di gestire carichi insomma anche complessi, insomma loro nelle specifiche tecniche
parlano tranquillamente di gestione di carichi di 2 ohm come nulla fosse, e beh, insomma, non credo che sia una fantasia, perché comunque sottoposto a un po' di strapazzamenti l'amplificatore non ha dato veramente alcun cenno di cedimento. Sì, assolutamente. Quindi lo possiamo... Comunque, cioè, quantomeno ho ceduto prima io. Quindi lo possiamo consigliare a... Sì, sicuramente. Ancora una volta parliamo di un prodotto che secondo noi è particolarmente indicato per un tipo di ascoltatore, chiamiamolo moderno, anche se il termine a me fa un po' ridere, però è vero, cioè è un ascoltatore connesso, che predilige i contenuti in streaming, che non disdegna di collegare questo amplificatore alla televisione. Esatto. Forse non proprio l'audiofilo old style, una via di mezzo. Una via di mezzo. Quindi ecco, qualche cosa che sta un po' tra l'ipermoderno e una persona aperta alle nuove tecnologie. Esattamente, esatto. Molto interessante e veramente ottimamente realizzato. Quindi ancora una volta mi sento di dirlo, non pensate che i 2.850 euro richiesti siano una cifra esosa. È una cifra assolutamente commisurata a quello che vi viene dato in cambio. Ecco, e chi per caso si dovesse fermare perché la risoluzione dell'USB è solo 9624, gli prego di fare un piccolo passo avanti, un piccolo ragionamento, perché è compatibile con quasi tutto quello che è disponibile oggi. Lo suona molto bene e poi eventualmente si può mettere un DAC esterno in un secondo momento, ma nel 90% dei casi quello che c'è a bordo va più che bene. Detto questo, subscribe che sta Campanella, lì, parlate di noi, assolutamente, dateci una mano, vi salutiamo e seguiteci.